Buongiorno, 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 buongiorno. Questa mattina il buongiorno non è dal lago, ma è nuovamente indoor perché troppo lavoro, troppo lavoro. Vi sto correndo dietro. Sto correndo dietro a tutte le cose qua da fare. Carina la diretta ieri sera, mi sembravate abbastanza in sintonia e quindi siamo riusciti a fare un primo mezzo passo in avanti, dai, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. La diretta ovviamente si è svolta sul primo canale Armando Zolini. Chi non l'avesse vista può andare a vederla oggi in differita, come si dice, in registrata, e quindi rendersi conto un po' dell'argomento ostico che abbiamo iniziato a sviluppare. Ostico perché ovviamente i termini nuovi, perché ovviamente nuovi concetti che ci serviranno a capire di più l'aldilà. Bene, devo dare anche una notizia un po' che non mi piace, ma questa mattina ho dovuto intervenire e ho bannato una persona dal canale e non c'era alternativa perché mi sto un po' stufando di alcune persone che vengono a fare i commenti così all'acqua di rose che non... Allora, se si commenta per fare un approfondimento, una discussione ci sta. Se si commenta per portare avanti argomenti che non c'entrano niente, non hanno nessun senso, non ci sta. Tutti liberi di fare quello che vogliono e anch'io sono libero di bannare chi voglio, perché a un certo punto non se ne può più di gente che viene, spara la cosa, o viene, mi spara l'indottrinamento, o viene e non capisce che il mondo come Dio sono molto complessi, non sono un semplice bene o male, misericordioso o non misericordioso, cioè è una complessità di cose di cui noi abbiamo una parte molto rilevante e quindi sta proprio nella nostra responsabilità anche assumerci le nostre colpe, perché se no non ha nessun senso. Se noi non possiamo sbagliare, non meritiamo. Se non meritiamo, che senso ha tutto questo? Non avrebbe nessun senso. Allora ognuno faccia quello che vuole e tanto Dio misericordioso ci perdona sempre e andiamo tutti in paradiso. E quindi cosa stiamo qua a fare? Cioè, non si può buttarla tutto in tarallucce e vino sempre a secondo della nostra convenienza o del nostro desiderata. Ma chiudiamola qua, se no diventa una polemica sterile. Ho preso un omaggio per quelli che verranno a trovarmi il 5 marzo e vediamo poi se riuscirò anche a distribuirlo, perché sicuramente verrà fuori quello, ma io che non vengo vorrei l'omaggio. Il problema è la spedizione, se no potrei omaggiare un po' tutti. Ve lo faccio vedere, non ve lo faccio vedere, non ve lo faccio vedere. Un piccolo cadeau, una piccola cosina per chi verrà insomma a trovarmi. Spero di averne presi abbastanza fra le altre cose, perché non ho ancora chiaro il numero preciso di quanti saremo. Siamo intorno alla ventina di persone, dovremmo essere all'incirca così. Quindi un sacco di novità ancora, perché adesso mano a mano che avanziamo ovviamente scopriremo un sacco di novità, e quello che mi dà un pochino da pensare è che bisogna veramente cambiare punto di vista. Dovete cercare di fare questo piccolo sforzo di cambiare il vostro punto di vista, altrimenti si faticherà a comprendere i nuovi paradigmi che adesso piano piano incontreremo. Ad esempio, uscirà nel mese di aprile un film su Padre Amorth, l'esorcista del Papa, così viene definito, e così è il titolo del film, con Russell Crowe, quindi un attore non bau bau micio micio. Ovviamente è molto romanzato, ovviamente avrà una trama che con la reale attività
il padre Amort, non ha molto a che vedere, anche se il filone, insomma, diciamo così, il sottofondo è quello dell'esorcismo. Dopo diventerà un film simile Esorcista sotto certi aspetti, per cui non distante dalla realtà, perché di queste cose ne succedono, ma però che esula, che va ovviamente nel filone narrativo dei film. Questo però ci aiuta a capire che non tutto è come noi ce lo aspettiamo, non tutto è come noi lo desideriamo, anzi il più delle volte le cose sono esattamente diverse da come noi le pensiamo o li desideriamo. Questo non vuol dire che siano negative, vuol dire che dovremo confrontarci con cose diverse e questo confrontarsi porta a migliorarsi, questo migliorarsi porta a crescere. Sembrerà una cosa banale, banalotta, ma è la realtà. È bello che noi crediamo a tante cose e non crediamo alle cose che viviamo in prima persona tutti i giorni. È straordinaria questa cosa che fa parte dell'essere umano, anche del sottoscritto, cioè noi tutti i giorni proviamo sulla nostra pelle determinate cose, però non le crediamo. È fantastica questa cosa. Allora, non diamo peso alle cose realmente importanti. Questo dobbiamo fare una riflessione, che non sono da meno importanti il dover mandare a lavorare, mangiare, accudire la famiglia, sono tutte cose importantissime, nessuno vuole togliere niente da questo. Però non capiamo che proprio durante il nostro quotidiano, ad esempio, noi siamo spesso messi alla prova e in base a questo essere messi alla prova noi cambiamo, in base a questo cambiare noi miglioriamo. Per cui quello che è stato detto nel vlog di ieri è perfettamente pertinente e è anche bilanciato dalla misericordia di Dio, ovviamente. Cioè, nulla toglie che Dio sia anche misericordioso, ma nulla toglie che se noi non esprimiamo i nostri talenti non ci meritiamo la nostra crescita. Non meritando la crescita non vivremo la vita eterna. Non so come metterla lì. Dopo andremo a vedere chi lo fa, chi non lo fa, perché non lo fa, cosa succede agli altri. Non ponetevi queste, come ho detto ieri sera sul primo canale, non ponetevi queste domande al momento. Quando sarete in grado di capire, potremo sviluppare anche gli argomenti collaterali. Però per chi è poi cristiano, per chi ha fede, ma anche per chi non ha fede, che senso avrebbe la venuta incarnazione di Gesù con tutte le sofferenze e la morte come il peggiore dei delinquenti e la risurrezione, se tutto va bene Madama la Marchesa? Non avrebbe nessun senso. Per cui quando facciamo un ragionamento anche sul vlog, cercate di vedere, di cominciare ad aprirvi anche una visione d'insieme. La visione d'insieme è quella di un Gesù terribile spiritualmente, forte spiritualmente, che dice, alzando gli occhi, questi occhi magnetici terribili in quel momento lì, tanto che nessuno osa parlare, osa lanciare un sassolino anche solo per terra, chi non ha peccato scagli la prima pietra. E quindi salva l'adultera dalla lapidazione. E lì è stato ovviamente un gesto misericordioso, ma una volta salvata, le dice con altrettanta serietà e potenza, vai e non peccare più. Non le dice vai e fai quello che vuoi, tanto Dio è misericordioso e ti perdonerà sempre. Attenzione, quindi sì, sì e sì, dopo Dio è misericordioso, 70 volte 7 si dice di perdonare, no? Ma ecco, queste cose non si escludono a vicenda, ma si integrano. Anche questo è un discorso che piano piano dovremo cominciare ad affrontare. Per questa mattina è tutto, torno al lavoro, torno a fare le cose
per voi, almeno finché ho ancora un po' di tempo a disposizione prima di iniziare la stagione turistica, quindi vi mando un caro abbraccio, un caro saluto, vi auguro una buona giornata a tutti voi, ciao a tutti da Ermanno, ciao!